Benvenuti, cari amici e appassionati custodi delle storie che fanno battere il cuore della Turchia. Siete sintonizzati su Gossip alla Turca, il vostro osservatorio privilegiato dove la cronaca rosa si eleva a narrazione dell'anima. Oggi vi portiamo al centro di una notte scintillante, fatta di flash, abiti d'alta moda e sorrisi di circostanza, ma dove l'attenzione di tutti si è concentrata non su ciò che brillava, ma su ciò che mancava. Stiamo parlando della recente apparizione di Barbaktas, un momento che doveva celebrare il cinema ma che si è trasformato in un interrogativo sentimentale. Prima di immergerci in questo enigma fatto di sguardi e assenze, vi chiediamo il vostro prezioso supporto. Iscrivetevi al canale, lasciate un like se amate la verità raccontata con rispetto e, soprattutto, considerate di cliccare sul tasto Unisciti. La serata prometteva di essere un trionfo. Le luci della ribalta erano posizionate, i fotografi erano in attesa con il dito sul grilletto dell'otturatore, pronti a catturare la magia. Quando Barbaktas ha posato il piede sul tappeto rosso, l'eleganza era, come sempre, la sua firma, impeccabile nel suo abito, con quel sorriso che sa essere allo stesso tempo accogliente e misterioso. Eppure, non appena i flash hanno iniziato a esplodere come fuochi d'artificio, una domanda silenziosa ha iniziato a serpeggiare tra la folla, diventando in pochi secondi più rumorosa degli applausi. Dov'era Yağmur Yüksel? L'assenza della donna che solitamente completa il quadro, colei che con la sua grazia riservata riesce a bilanciare la presenza scenica di Bar, ha gettato un'ombra lunga e pesante sull'intero evento. Non è bastato il carisma dell'attore a riempire quel vuoto. In un mondo, quello dello spettacolo, dove l'immagine è tutto, lo spazio fisico non occupato al fianco di un partner diventa immediatamente uno spazio mentale riempito dalle speculazioni. In pochi minuti, il mormorio dei presenti si è trasformato in un boato digitale. Perché Yağmur non è lì? Si sono lasciati? C'è freddezza tra loro? Per comprendere la gravità di queste domande, dobbiamo fare un passo indietro e analizzare la natura di questa coppia. Barbaktas e Yağmur Yüksel non sono mai stati una coppia da copertina patinata che cerca disperatamente l'attenzione. Al contrario, sono quella rarità nel mondo dell'intrattenimento, due entità che, pur essendo costantemente sotto i radar del pubblico, hanno eretto mura alte a protezione del loro spazio personale. Non sono soliti inondare gli eventi con effusioni pubbliche o parate trionfali mano nella mano. Hanno sempre preferito la sottigliezza, i gesti quasi invisibili, l'intesa che non ha bisogno di parole. Ed è proprio per questo motivo che questa specifica assenza, in questa specifica notte, è risuonata come un campanello d'allarme assordante. Quando chi ha fatto della presenza discreta la sua forza improvvisamente scompare, il silenzio diventa rumore. Sul tappeto rosso, Bar ha recitato la parte del professionista consumato. Ha riso con i colleghi, ha salutato i fan che lo acclamavano, ha parlato con passione quasi accademica della pellicola e del lavoro svolto. Ma c'era un confine invisibile che aveva tracciato intorno a sé. Quando le domande dei giornalisti, inevitabilmente, scivolavano dal cinema alla sua vita privata, cercando di sondare il terreno della sua relazione, lui rispondeva con una schivata magistrale. Non c'era freddezza, non c'era brusca chiusura, ma un'eleganza diplomatica nata dall'esperienza. Quel silenzio controllato, quella capacità di non dire pur parlando, ha raccontato una storia a sé stante, alimentando, forse involontariamente, la tempesta di congetture che infuriava fuori dal cinema. Cari spettatori di Gossip alla Turca, voi come interpretate questo comportamento? È la massima espressione della professionalità o il segnale che qualcosa deve essere protetto dagli sguardi indiscreti? Scrivetecelo nei commenti, vogliamo conoscere la vostra opinione. E non dimenticate di supportarci cliccando su Unisciti per permetterci di continuare a indagare per voi. Dietro le quinte, tuttavia, si stava delineando una narrazione parallela, ben diversa dal dramma sentimentale ipotizzato dai social. Le voci provenienti dai corridoi del settore, quelle degli addetti ai lavori che conoscono i ritmi massacranti delle produzioni turche, offrivano una spiegazione molto più pragmatica: il lavoro. Secondo gli insider, Yağmur era semplicemente prigioniera di un'agenda di produzione spietata. Riprese notturne, prove estenuanti, orari che non conoscono festività o eventi mondani.
La tesi era semplice. Non possedendo il dono dell'ubiquità, Yamur non poteva essere su un set a recitare e su un tappeto rosso a sorridere nello stesso istante. Fonti vicine alla coppia hanno insistito con veemenza sul fatto che nulla fosse cambiato tra loro, suggerendo che la narrazione drammatica costruita online stesse correndo molto più veloce della placida realtà. Ma siamo onesti, nel regno del gossip, la logica spesso soccombe all'emozione. Il silenzio è una tela bianca su cui ognuno dipinge le proprie paure o speranze. Una parte dei fan, quella più razionale, ha accettato la giustificazione lavorativa, consapevole che la carriera di Yamur è in un momento di ascesa e che i suoi impegni sono sacri. Altri, però, non sono riusciti a scacciare la sensazione di disagio. Hanno notato che la coppia non viene avvistata insieme da tempo, che i profili social di entrambi sembrano raccontare vite parallele che non si intersecano più come prima. Alcuni hanno sottolineato l'ottica della situazione. Bar, in un momento cruciale della sua carriera, si trovava solo, mentre le storie di Yamur mostravano frammenti di vita solitaria sul set. E in tutto questo frastuono, la reazione dei diretti interessati è stata il nulla. Nessun comunicato stampa, nessuna smentita indignata, nessuna rassicurazione zuccherosa. Per chi segue il loro viaggio da tempo, questo silenzio non è necessariamente sinonimo di crisi. È spesso il loro modo di restare al di sopra del chiacchiericcio, di non dare in pasto la loro vita ai lupi del pettegolezzo. Eppure, l'industria mormora. Si parla di un'apparizione coordinata all'orizzonte, un singolo momento studiato a tavolino per chiudere il cerchio dei rumors e ristabilire l'ordine. La promessa di chiarezza è diventata essa stessa una trama avvincente. Ciò che è innegabile è stato l'atteggiamento di Bar nel post-premiere. Lontano dalla barriera dei microfoni, nel cerchio ristretto dei colleghi, è apparso rilassato, quasi sollevato. Ha continuato a parlare di scene, di scelte registiche, di recitazione. Quando qualcuno, contatto, provava a riportare la conversazione sul personale, lui con una destrezza quasi chirurgica riportava il focus sul cinema. Era calcolato? Era una strategia di crisis management? Alcuni commentatori cinici lo pensano. Altri, più romantici, vedono in questo un patto silenzioso tra lui e Yamur per mantenere sacro il loro privato. E Yamur? La sua assenza digitale è stata altrettanto rumorosa di quella fisica. Nessun messaggio di congratulazioni pubblico, nessuna foto del compagno nella sua grande notte. I suoi post recenti trasudano un'energia diversa, clip candide di lunghe giornate di riprese, risate tra un ciak e l'altro, quella compostezza professionale che indossa come un'armatura. Per i suoi ammiratori, questa è la prova che ha scelto di dare priorità al dovere. Per gli scettici, puzza di evitamento. Si è fatta strada un'ipotesi ancora più complessa, forse la coppia ha deciso di stringere ulteriormente le maglie della propria privacy. Forse i commenti costanti li hanno logorati, spingendoli a nascondersi per proteggere ciò che conta. Ma c'è chi insiste sul valore simbolico dell'assenza. Il sostegno a una prima importante è un dovere coniugale non scritto nel codice delle celebrità, sostengono i critici. Non presentarsi è un messaggio. È distanza? È dispiacere? La speculazione cresce sul nulla, alimentata dal vuoto. Per ora, le cose stanno così, non confermate, incerte e innegabilmente affascinanti. Se c'è una cosa su cui tutti concordano, è che la prossima mossa sarà decisiva. Basterebbe un singolo fotogramma. Bar e Yamur fianco a fianco, che escono da un ristorante o salgono su un'auto dopo una festa, per spegnere l'incendio in un istante. Ma fino a quel momento, il non detto è la vera notizia. C'è un ulteriore strato di complessità. All'interno dell'evento, non erano solo i fan a chiedere di lei. Anche produttori, direttori di casting e figure chiave dell'industria si guardavano intorno cercandola. Ha cancellato all'ultimo minuto, si è sentito chiedere. La curiosità non è prerogativa solo dei tabloid. Più tardi quella sera, alcuni produttori hanno cercato di estorcere dettagli a Bar, che ha risposto con il solito sorriso educato e impenetrabile. Contemporaneamente, le immagini sui social di Yamur raccontavano una storia di set vibranti di energia, di truppe imbacuccate nel freddo notturno.
Se quelle erano le sue ore, allora essere alla premiera era fisicamente impossibile. La conclusione sembra logica. Eppure, per chi vive di sottotesti, la coincidenza temporale brucia. Una notte così significativa per lui, vissuta senza di lei. Vale la pena ricordare che questa non è la loro prima danza con il gossip. Hanno ripetutamente evitato il melodramma, preferendo la solidità ai grandi discorsi. La crisi, se così possiamo chiamarla, è sempre stata gestita con discrezione. Ecco perché la loro attuale immobilità non va fraintesa. Per alcuni non è distanza, è una presa di posizione. Una decisione di due adulti che conoscono le regole del gioco e scelgono di non partecipare a ogni mano. Ma restano figure pubbliche, e il pubblico vive in simbiosi con loro, chiedendo risposte. Nei prossimi giorni, una festa, una premiazione o un semplice avvistamento casuale potrebbero riscrivere l'intera storia. Se quel momento non arriverà, il silenzio continuerà a essere interpretato, plasmato e distorto da chi legge un'intenzione in ogni pausa. Siamo giunti alla fine di questa analisi approfondita qui su Gossip alla turca. La storia di Bare Yağmur ci insegna quanto sia sottile il confine tra vita privata e obbligo pubblico, e quanto il silenzio possa essere assordante. Noi resteremo vigili, pronti a cogliere quel segnale che tutti aspettano. Voi cosa ne pensate? Credete alla versione lavorativa o sentite che c'è dell'altro? Fatecelo sapere nei commenti, la vostra voce è importante. Se avete apprezzato la cura con cui abbiamo trattato questo argomento delicato, vi preghiamo di lasciare un like e di condividere il video. E ricordate, il modo migliore per essere parte integrante della nostra famiglia e garantire che queste storie vengano raccontate con verità e profondità è cliccare sul tasto Unisciti. Il vostro supporto è la nostra luce. Grazie per essere stati con noi. Al prossimo video!